Forse sei più buddista di quanto pensi. E no, non sto parlando di meditazione, non sto parlando di templi, monaci o di incenso. Non sto parlando neanche di religione. Sto parlando di qualcosa di molto più semplice. Di quelle cose che hai capito da solo vivendo. Perché a volte succede una cosa curiosa. Passi anni a cercare risposte e poi ti accorgi che alcune le avevi già trovate. Non in un libro, non durante un corso, ma in una giornata difficile, in una delusione, in un momento in cui qualcosa non è andato come volevi. E senza rendertene conto hai scoperto una verità che migliaia di persone per secoli hanno cercato di comprendere. È per questo che oggi voglio partire da una domanda un po' insolita. Sei davvero sicuro di non essere buddista? Pensa a quante volte hai desiderato qualcosa con tutte le tue forze. Un lavoro diverso, una casa diversa, più soldi, più tempo, una relazione, un riconoscimento. Hai immaginato che una volta ottenuta quella cosa ti saresti finalmente sentito bene, completato, sistemato, e magari per qualche giorno è stato davvero così. Poi però è successo qualcosa. Ti sei abituato. Hai iniziato a desiderare altro, come se la mente avesse già spostato il traguardo qualche metro più avanti. Se questa esperienza ti è familiare, allora hai già incontrato una delle intuizioni più importanti del buddismo. Non perché il desiderio sia sbagliato, ma perché affidare la tua felicità a ciò che ancora non hai è un gioco che non finisce mai. E forse questa è una delle cose più strane nella nostra vita. Passiamo molto tempo a inseguire qualcosa che immaginiamo ci renderà finalmente sereni. Poi la raggiungiamo e scopriamo che non era lì. Oppure era lì, ma solo per poco. Non sei stanco della vita, sei stanco di rincorrerla. E quando questa frase smette di sembrare una frase e diventa qualcosa che riconosci dentro di te, stai già guardando il mondo attraverso una lente sorprendentemente vicina a quella buddista. C'è poi un'altra cosa che probabilmente hai imparato senza che nessuno te la insegnasse. Tutto cambia. Lo sai perché hai visto cambiare le persone. Hai visto cambiare il tuo corpo, le amicizie, le abitudini, i luoghi, le stagioni della tua vita. Ci sono stati momenti che sembravano destinati a durare per sempre e che invece sono finiti. E ci sono stati momenti difficili che sembravano non finire mai e che invece sono passati. A volte ci dimentichiamo questa verità e ci comportiamo come se le cose dovessero restare esattamente come sono. Come se la situazione piacevole dovesse durare per sempre, come se la situazione spiacevole invece non dovesse mai arrivare. Poi la realtà fa semplicemente il suo lavoro. Cambia. Molta della nostra fatica nasce proprio qui, non dal cambiamento, ma dalla resistenza al cambiamento. Non soffriamo solo perché qualcosa finisce, soffriamo perché vorremmo che non finisse. Vorremmo congelare certi momenti, trattenere certe persone, fermare il tempo quando finalmente sembra andare nella direzione giusta. Eppure, sai già che non funziona così. Non serve aver letto un testo buddista per accorgersene, basta aver vissuto abbastanza. Forse hai anche notato un'altra cosa. Alcuni dei problemi che ti hanno fatto star male per settimane, mesi o addirittura anni, oggi quasi non li ricordi più. All'epoca sembravano enormi, assorbivano tutta la tua attenzione, sembravano il centro della tua vita. Poi qualcosa è cambiato. Non necessariamente la situazione esterna. A volte è cambiato semplicemente il tuo modo di guardarla. Questo dovrebbe farci riflettere. Quante delle nostre sofferenze nascono davvero dagli eventi e quante dal rapporto che abbiamo con quegli eventi? Perché a volte la mente è una narratrice instancabile, racconta continuamente storie, interpreta, giudica, anticipa, immagina scenari, costruisce paure. E spesso finiamo per vivere dentro queste storie come se fossero la realtà stessa. Ti è mai capitato, per esempio, di passare una giornata intera preoccupandoti per qualcosa che poi non è mai successo? Oppure di rivivere nella testa una conversazione decine di volte? Se la risposta è sì, allora hai già osservato qualcosa che il buddismo prova a mostrare da secoli. Molta della sofferenza che sperimentiamo non arriva dal presente, arriva da ciò che la mente aggiunge al presente. E qui c'è una piccola frattura che può risultare un po' scomoda. Forse il problema non è che hai troppi problemi. Forse il problema è che passi troppo tempo a pensarci. Non perché non siano reali, ci mancherebbe, non perché basti ignorarli, ma perché spesso la mente continua a nutrirli anche quando non servirebbe più. Continua a tornare lì, continua ad alimentare ciò che la fa soffrire. Un'altra intuizione che molte persone scoprono da sole riguarda il controllo. Passiamo gran parte della vita cercando di controllare ciò che accadrà. Organizziamo, pianifichiamo, prevediamo. E naturalmente una certa dose di organizzazione è necessaria. Il problema però nasce quando iniziamo a credere che il controllo possa proteggerci da tutto.
quando pensiamo che facendo abbastanza attenzione riusciremo a evitare ogni imprevisto. Poi arriva la vita. Una telefonata, una malattia, una perdita, un cambiamento improvviso e ci ricorda che non abbiamo mai avuto tutto quel controllo che invece immaginavamo. Questa però non è una cattiva notizia, anzi, per molte persone è una liberazione, perché smettere di controllare tutto non significa smettere di agire, significa smettere di pretendere che il mondo segua sempre i nostri piani. Significa collaborare con la realtà invece di combatterla continuamente. E anche questa è un'intuizione profondamente vicina al buddismo. Arrivati a questo punto del video, potresti pensare che il buddismo sia una visione pessimista della vita. In fondo stiamo parlando di desiderio, di cambiamento, di sofferenza, di mancanza di controllo. Ma forse il vero equivoco è proprio questo, perché il buddismo non dice che la vita è sofferenza, dice qualcosa di molto più sottile, dice che soffriamo quando chiediamo alla vita di essere diversa da ciò che è. E forse è per questo che tante persone si avvicinano inconsapevolmente a queste idee. Non perché vogliano seguire una religione, ma perché a un certo punto iniziano a vedere le stesse cose, iniziano a notare che accumulare non sempre rende felici, che correre più veloce non sempre porta più lontano, che avere più opzioni non sempre significa vivere meglio, che il rumore continuo non è sempre compagnia e che spesso ciò che stiamo cercando non è qualcosa da aggiungere, ma qualcosa da togliere. Qui il buddismo e il minimalismo iniziano quasi a sfiorarsi, perché entrambi, in modi diversi, fanno una domanda molto semplice: di quanto hai davvero bisogno? Non solo in termini di oggetti, ma di impegni, di approvazione, di distrazione, di stimoli, di desideri continuamente alimentati. Forse non hai bisogno di una vita diversa, forse hai bisogno di vedere con più chiarezza quella che hai già. Questa è una frase che può sembrare banale, me ne rendo conto, finché non ti accorgi che passi buona parte delle giornate da qualche altra parte. Nel prossimo obiettivo, nel prossimo acquisto, nel prossimo fine settimana, nella prossima vacanza, nel prossimo cambiamento che finalmente dovrebbe sistemare tutto. E intanto la vita accade adesso. Forse è proprio questo il punto. Il buddismo non è interessante perché offre risposte esotiche. È interessante perché descrive esperienze estremamente comuni, esperienze che quasi tutti incontrano prima o poi. Il desiderio che non finisce, le cose che cambiano, la mente che corre, l'illusione del controllo, la ricerca continua di qualcosa che sembra sempre essere un po' più avanti. Per questo, torno alla domanda iniziale. Sei sicuro di non essere buddista? Non perché mediti, non perché segui una tradizione spirituale, non perché credi a qualcosa in particolare, ma perché forse hai già scoperto da solo che rincorrere continuamente la felicità è diverso dal viverla. Che trattenere ciò che cambia è impossibile, che controllare tutto è una battaglia persa in partenza e che la pace, quando arriva quasi sempre nei momenti in cui smetti di aggiungere e inizi semplicemente a vedere. Forse non sei buddista e forse non lo sarai mai, ma se almeno una volta nella tua vita ti sei fermato e hai avuto la sensazione che il problema non fosse il mondo, ma il modo in cui stavi cercando di afferrarlo, allora hai già incontrato qualcosa che il buddismo prova a indicare da più di 2000 anni. Se queste riflessioni ti aiutano a guardare la vita con un po' più di chiarezza, puoi iscriverti al canale. Qui continuiamo a esplorare il minimalismo e la saggezza contemplativa, non come tecniche da applicare, ma come modi diversi di osservare ciò che viviamo ogni giorno. Grazie.